Questa statua racchiude in sé il senso della fatica psicologica oltre che fisica. Atlante, durante la titanomachia, la lotta per la conquista dell'Olimpo, si alleò con Crono e tale fu la rabbia di Zeus per questo affronto che gli inflisse una punizione esemplare, un vero e proprio supplizio che vediamo raffigurato in quest'opera: portare costantemente sulle sue spalle il peso dell'intera volta celeste, con la gravosa responsabilità di esserne l'unico indispensabile supporto che potesse evitarne il crollo e con esso la fine del mondo. È stata rinvenuta a Roma, presso le terme di Caracalla, durante la metà del 1500 e prima di giungere nella città partenopea fu restaurata dallo scultore Carlo Albacini, a cui si deve il restauro della testa, che grazie alla sua torsione rende ancora più chiaro il senso della fatica che Atlante sta compiendo nello sforzo di reggere la sfera sul collo, più precisamente sulla prima vertebra della colonna vertebrale, che proprio per questo mito porta il suo nome. Questa invece è una testimonianza che mostra le condizioni della statua prima dei restauri. È infatti la prima immagine conosciuta dell'Atlante farnese. Atlante è colto mentre è inginocchiato, con le braccia aperte che sorreggono la sfera celeste, di circa 65 cm, raffigurata come se fosse vista dall'esterno, come cioè, se chi osserva, si trovi al di fuori dell'universo. La sfera sorretta da Atlante è fulcro dell'interesse storico dovuto all'opera in quanto una testimonianza delle conoscenze astronomiche durante il periodo ellenistico. Poiché questa è una copia romana del II secolo d.C., di un originale greco del II secolo prima di Cristo, lo stato delle conoscenze astronomiche incise sul globo farnese deve essere necessariamente retrodatato al II secolo a.C. Sulla sfera evidente è la fascia nella quale sono collocate le 12 costellazioni zodiacali, ovvero quelle che si trovano lungo l'eclittica, cioè la traiettoria circolare che rappresenta il percorso apparente che il Sole compie durante l'arco di un anno. La costellazione del Capricorno risulta poco visibile, poiché coincide quasi interamente con il punto di appoggio della sfera celeste sul collo del Titano. Tra le costellazioni visibili possiamo riconoscere ad esempio, nella parte anteriore, proprio sopra il viso di Atlante, quella del Cane Maggiore e di Argo, e proprio vicino alla mano sinistra quella di Centauro e Lupo. Delle 48 costellazioni individuate da Tolomeo sono mancanti Orsa Maggiore, Orsa Minore, a causa del foro che oggi la sfera riporta in corrispondenza del Polo Nord, forse scavato per alleggerirne il peso. La maestosa scultura fornisce una testimonianza del fenomeno astronomico della precessione degli equinozi, enunciato per la prima volta da Ipparco da Nicea. Tale fenomeno è dovuto alla piccolissima ma costante oscillazione dell'asse terrestre. Secondo le osservazioni astronomiche degli antichi Caldei, circa nel 2500 a.C., la costellazione dell'Ariete si trovava sulla sfera celeste esattamente nel punto di intersezione tra l'equatore e il cloruro equinoziale, cioè il meridiano passante per i poli e per il punto cardinale est dell'orizzonte, nel giorno dell'equinozio di primavera. Invece, notiamo che tale punto di intersezione, in astronomia chiamato punto gamma, è spostato verso la costellazione che precede quella dell'Ariete, ovvero quella dei Pesci. Numerosi studiosi hanno dunque ipotizzato che il suddetto fenomeno della precessione degli equinozi fosse già conosciuto e osservato all'epoca della realizzazione dell'Atlante. La particolarità di questa statua, dunque, è sia nella dimensione psicologica, che perfettamente descrive il senso della fatica attraverso la contrazione dei muscoli e l'espressione sofferente, sia, parallelamente, alla testimonianza storica che ci racconta il sapere delle generazioni che ci hanno preceduto e delle teorie che hanno formulato nell'osservazione dei fenomeni celesti.